Ah, Tomorrowland. Mi ricordo che la prima volta che vidi questo video rimasi a bocca aperta. Lo guardai e lo riguardai e dissi no, cioè questo lo devo fare anch'io. E allora iniziai con i primi locali, seratine ai pub, anche le feste di compleanno, iniziai a farmi conoscere fino ad arrivare ai festival. E adesso questo è praticamente il cuore del mio business, che poi business, cioè... che alla fine è una cosa che mi è sempre piaciuta fare e che voglio fare tuttora. Quindi oggi voglio parlare di come realizzo gli aftermovie, almeno il metodo che uso io, e quali sono gli accorgimenti da tenere a mente, sia lato ripresa che lato montaggio, quindi guardiamo un po' tutte e due. Quindi cosa fare quando dobbiamo girare il video di una serata? Innanzitutto prepariamo l'attrezzatura necessaria. Primo consiglio è stare più leggeri possibile. Portate l'essenziale, perché sicuramente dovrete camminare tutta la sera e difficilmente vi metterete a sedere. E io preferisco sempre portarmi tutto dietro che lasciare magari la mia attrezzatura sotto la console o in posti strani dove non posso controllarla, soprattutto se c'è tanta gente. Come camera potete usare quello che volete. Secondo me l'ottica deve essere zoom, abbastanza luminosa, magari un 24-70, che mi permette di essere bello versatile e veloce sul momento. È buona norma portarsi sempre dietro un leddino di quelli piccolini. Anche se secondo me vanno utilizzati solo in caso di estrema necessità, dove proprio manca la luce, perché andate a perdere quello che è il look e i colori del posto. Dopo diventa tutta una patina bianca, una roba tipo flash, terribile. Quindi preparate la borsa, recatevi al locale con almeno mezz'ora d'anticipo, anche di più se è la prima volta che ci andate. Fatte le chiacchiere di routine, dovete assolutamente fare un test luci, non potete arrivare lì a caso. Quindi settate la vostra camera, io di solito utilizzo 1080p 50 frame, di solito mi trovo bene così, e fatevi un giretto per il locale, guardate insomma le zone più interessanti, ma soprattutto verificate che le luci non flickerino, questa è una cosa importantissima perché non c'è cosa più brutta di vedere queste luci che traballano, che si muovono, è bruttissimo. Può darsi che vi ritroviate con questo problema e dovete perdere tempo a smanettare tra le impostazioni, e questa cosa va fatta prima che arrivi la gente, perché il video voi lo girate nelle prime 2 ore, quindi se perdete mezz'ora, 40 minuti per settare la camera perché le luci vi flickerano, avete già perso metà video. Quindi è importantissimo arrivare prima per prevenire queste cose. Fatevi sempre un giretto di ricognizione. Una volta settato tutto, aspettate che arrivi la gente, la serata inizia e voi girellate e riprendete un po' di tutto. È fondamentale secondo me alternare inquadrature larghe che contestualizzino bene il locale, quindi che ci facciano capire dove siamo e come è fatto, ed inquadrature strette un po' su tutti quanti, quindi non solo sul DJ. È importante riprendere la gente, le emozioni, il divertimento, è quella la chiave. Un aftermovie è bello e soprattutto efficace se si vede la gente che si diverte. Parlando di tecnicismi strani, la cosa alla quale bisogna stare attenti secondo me è l'esposizione. A me personalmente mi piace tenere gli ISO bassi e esporre sempre le luci. Visivamente mi risulta molto più professionale vedere un video con le luci protette. E altra cosa, secondo me bisognerebbe chiudere il diaframma ed evitare di utilizzare ottiche super luminose. E in quelle situazioni in cui bisogna essere veloci, è facile sbagliare la messa a fuoco e perdere magari una clip importante. Questi ovviamente sono pareri personali, è il mio modo di lavorare. Adesso torniamo al computer e andiamo a rivedere quel piccolo aftermovie, questa volta però con la timeline sotto, in modo che poi possiamo analizzare il montaggio. Ok, eccoci qui nella timeline, adesso andiamo a vedere un po' come ho realizzato questo montaggio. Ho iniziato il video con questa bellissima clip di questo bambino che si mette il cappello, che secondo me è veramente fantastica, e mi sono divertito tanto a giocare con i fasci di luce, come vedete qua, oppure qua, comunque con le luci mi ci diverto tanto, soprattutto con i palchi, in questo modo dove ci sono le teste mobili, secondo me è abbastanza importante giocare con le luci.
In questo caso, in questa zona qui, la luce non è bruciata, ok? Ho preferito avere una silhouette rispetto a bruciare la luce e vedere il collo e la schiena di questo qui, che in realtà non me ne frega niente di vedere il collo e la schiena, ok? Come vedete ho alternato costantemente, o insomma abbastanza costantemente, riprese larghe, come questa qua, che contestualizzano dove siamo, con inquadrature strette sul pubblico. Come ho detto prima, prediligo riprendere il pubblico rispetto magari agli artisti sul palco, no? Questo non vuol dire non metterli, li ho messi abbastanza, però la nostra attenzione finisce di più sul pubblico. Guardiamo un po' tutti gli effetti che ho utilizzato. Innanzitutto ho dato questo look con le bande nere molto cinematografico, che è semplicemente un'immagine che sta sopra. E poi ho dato questo effetto grana, perché grana è un effetto detriti, dust in inglese. E poi troviamo tanti effetti sopra le clip. Questi effetti qua, quindi style 10, damage, guardate che effetto ganzo va a fare questo. Poi abbiamo glitch 5, sono tutti effetti glitch, tutti quanti. Tutti questi che vedete qua sono tutti effetti glitch. Questi effetti glitch sono tutti della piattaforma Pixel Film. Occhio perché sono veramente pesantissimi, io li uso raramente, questo video ne ho abusato e nonostante duri 20 secondi è un mattone, è veramente pesantissimo, guardate la mia freccetta come si muove a scatti, perde un sacco di frame. Sopra gli effetti trovate spesso queste clip così messe sopra, questi sono overlay, ho praticamente usato quasi sempre la solita, la 13, è semplicemente una clip così. Va a creare questo effetto glitch insieme al glitch che c'è sotto, insomma le ho un po' mescolati insieme per dare un effetto particolare. Più che altro non è messo a caso, ma è messo in modo che matchi con gli effetti audio che ho messo qui sotto. E poi semplicemente abbiamo un adjustment layer con la color, che praticamente lo trovate dappertutto in tutte le clip, ok? La color è veramente basic, al di là di un'aggiustatina clip per clip con color board, abbiamo una LUT M31 che va a ricreare un po' l'effetto teal orange. Semplicemente guardiamo disattivandola e attivandola, che va praticamente a prendere il blu e portarlo verso l'acqua. E quello è l'effetto principale di questa color e secondo me gli dà veramente quel look particolare che stavo ricercando, perché guardate senza è un po' troppo finto. Un effetto che secondo me è davvero interessante è questo qua, non so se qualcuno l'avrà notato, questo effetto qui. Sono praticamente andato a creare una maschera su di lei e a glitchare tutto quello che c'è dietro, più che altro perché ha valorizzato tanto la persona. Questa ragazza che passa dietro andava un po' a sciupare la scena di questa ragazza che secondo me era fantastica. Quindi cosa ho fatto? L'ho eliminata semplicemente glitchando tutto tranne lei. Qui abbiamo un'altra clip molto interessante, tutto girato a mano ovviamente. C'è questo speed ramp della ragazza in cui io mi muovo verso destra, lei si muove verso sinistra. Con lo speed ramp abbiamo questo effetto in questo modo e il whoosh ci accompagna il movimento. Concludendosi così a tonfo, accompagna anche la clip successiva che abbiamo qui. Whoosh che accompagna il movimento e poi tonfo. Le scene queste qua, mentre la gente balla, era una situazione veramente difficile, sono andato ad alzare gli ISO. Questa era una situazione di estrema necessità, dove mi spostavo, non potevo trovare una fonte luminosa accettabile. Anche qui abbiamo un effetto molto particolare, come vedete c'è questo effetto strobo, diciamo, semplicemente abbiamo una clip nera ogni frame. Parlando di audio, diciamo che tutta la colonna sonora è realizzata da effetti audio trovati un po' in qua e là in giro. Semplicemente sono partito a priori, cioè sapevo già che avrei utilizzato i glitch, quindi sono andato a cercarmi quei suoni atmosfera che avessero magari dei suoni insomma compatibili con i glitch. Infatti inizio con questo Waiting for More, che è una roba molto epica,
che ci sta molto però, come sentite, con l'effetto glitchato, ed ho accompagnato con un ulteriore glitch in questo modo, che ci dà una sensazione di epicità, ok, all'immagine. Tutto il resto, tipo questo, sono tutti effetti glitch, e in più abbiamo qualche whoosh in qua e là, tipo qui e qui. Ok, allora avete visto, il montaggio non è poi così difficile fondamentalmente, si tratta solamente di perderci un po' di tempo. Dobbiamo stare attenti con gli audio, sotto i giusti effetti. Io ho detto che per fare 20 secondi ci ho messo una giornata, poi io sono sicuramente molto lento, magari una persona veloce e scattante lo fa in un'ora. Vi lascio in descrizione il link di download del pacchetto di Pixel Film. E niente, è la prima volta che faccio questa cosa, quindi fatemi sapere magari con un commentino se vi è piaciuto, e ci vediamo nel prossimo video. Ricordate di iscrivervi assolutamente, mettere un pollicione perché mi aiuta un sacco, e ci vediamo al prossimo video.